Buongiorno a tutti e bentornati ad un nuovo appuntamento qui sul canale Piccole Creazioni Creative. Il video tutorial di oggi è dedicato a degli orecchini che ho pensato in occasione della festa della donna, tant'è vero che li ho chiamati gli orecchini mimosa. Come vedete hanno questo motivo con un centrale triangolare, anche se l'effetto poi globalmente risulta quasi rotondo e ricorda un pochino i fiori della mimosa. Li ho realizzati in questo color giallo sole e li ho decorati con delle perline verde foglie, diciamo. Questo è un piccolo modo che voglio utilizzare per esprimere i miei auguri a tutte le donne in un periodo un po' particolare, perché non stiamo vivendo dei giorni tranquilli, però voglio cercare con questi video di trasmettervi un po' del mio spirito creativo, per aiutarvi anche magari ad affrontare dei giorni in casa per passare il tempo e divertirci un pochino e non pensare sempre ai soliti problemi. E io, come al solito, spero che il mio video vi sia vi sia d'aiuto, che lo troviate interessante. Qualora fosse così, vi invito a iscrivervi al mio canale, a lasciare un mi piace, magari condividere il video e non dimenticate di attivare la campanella per avere le notifiche ogni volta che esce un nuovo video qui sul canale. E niente, gli orecchini sono abbastanza facili da realizzare, vi mostrerò qualche punto, vi spiegherò un po' meglio qualche punto un po' più particolare, però come vedrete non ci sono delle particolari difficoltà per andarli a eseguire. Passo alla lista del materiale necessario per realizzare questi orecchini mimosa. Abbiamo bisogno, come al solito, di un filato adatto alla lavorazione a chiacchierino. Io, come sempre, utilizzo un filato in cotone misura numero 5 e lo vado a lavorare con l'ago numero 5. Ovviamente voi potete scegliere un qualsiasi filato, io opto sempre per questo tipo di filato perché ha una misura sufficientemente grande da permettere di vederlo bene in video. Voi potete scegliere il filato che più preferite nella misura che più preferite, a patto che utilizziate un ago di misura adeguata. E abbiamo bisogno quindi di queste due cose, poi ovviamente abbiamo bisogno dell'uncinetto per andare a eseguire le legature, delle forbicine e dell'infilaago per poter infilare in maniera più comoda l'ago e andare poi a tagliare i fili e chiudere il lavoro. L'orecchino che andiamo a realizzare è suddiviso in due parti, quindi noi andremo a eseguire una prima parte molto breve e taglieremo i fili e fermeremo il lavoro. Successivamente andremo ad eseguire una seconda parte montandola su questa prima base. La prima parte che andremo a eseguire sarà una parte molto breve, quindi io ho infilato già l'ago, vado a tirare una coda, lascio una coda alla destra del mio ago all'incirca di 30 cm, non tanto grande perché dovrò eseguire solamente pochi elementi. Allora, vi avevo detto nell'altro video che vi avrei mostrato un caso particolare in cui non vale la regola che vi ho mostrato nel video precedente. Il video al quale mi riferisco è quello relativo alle astuzie, alle regole, diciamo, da applicare quando vogliamo capire quando è necessario voltare il lavoro. Nell'altro video vi avevo detto che in moduli semplici in cui abbiamo un'alternanza di anellini e archetti, in quel caso il lavoro viene girato tutte le volte. Questo è vero anche nel momento in cui noi abbiamo dei piccoli tratti, diciamo, in cui sono presenti degli anellini e degli archetti in sequenza, quindi non è necessario che il nostro modulo sia composto esclusivamente da anelli e archetti alternati tra loro, quindi noi questa regola la possiamo applicare sempre. Però ci sono dei casi, come quello che andremo a vedere in questo momento, in cui questa regola non vale. Prettamente questo caso è rappresentato da quegli elementi, quei moduli
che presentano una sorta di fiorellini, diciamo, quindi sostanzialmente sono sequenze di anellini uno dietro l'altro. Solitamente si possono avere sequenze di 2, 3 o 4 anellini. Nel caso in cui per esempio abbiamo 2 anellini, solitamente viene utilizzato per creare dei punti di aggancio o per creare dei motivi a foglia. A 3 dei motivi a trifoglio, a 4 abbiamo il classico fiorellino o il supporto centrale per attaccare poi una lavorazione successiva. Nel nostro caso andremo a realizzare un fiorellino da 3 anellini. Questi 3 anellini sono in sequenza tra loro, quindi l'accortezza che noi dovremo avere quando ci troviamo di fronte a anellini disposti uno dietro l'altro è quella di non voltare il lavoro, quindi i 2, 3, 4 anellini verranno lavorati tutti sul dritto del lavoro, senza mai voltare. Nel nostro caso andremo ad eseguire 3 anellini. Questi 3 anellini sono uguali tra loro e sono costituiti da questa sequenza di nodi: 4 nodi doppi, un picot, 4 nodi doppi, un picot, 4 nodi doppi, un picot, 4 nodi doppi e chiudo ad anello. Ho lasciato con una trentina di centimetri di coda prima di cominciare a lavorare e adesso vado a realizzare la mia sequenza di nodi. Ho montato la sequenza di nodi. A questo punto, siccome mi trovo al primo elemento, tiro delicatamente il filo, la codina di filo fuori dal lago e spingo i miei nodi verso il basso. Come al solito vado a chiudere ad anello, quindi mi infilo nel cappietto, tiro delicatamente, schiaccio bene i nodi e chiudo a formare il mio anello. L'anellino, come vedete, si è formato. In questa situazione io normalmente, se avessi avuto un archetto nello step successivo, avrei fatto il nodo con torsione, con rotazione, e avrei chiuso il mio elemento e girato il lavoro. In questo caso non devo girare il lavoro, quindi mantengo il mio anellino sul dritto, lo tengo tra le dita e vado a fare un nodo in questo modo, quindi infilo l'ago qui e faccio il nodo. In questo modo ho chiuso il mio elemento senza girare il lavoro. Questo perché gli altri 2 anellini, che sono identici a questo, andranno lavorati sul medesimo lato del lavoro, quindi tutti sul dritto del lavoro. Vedete l'anellino? Potete vedere le teste dei nodi, quindi vuol dire che sono sul dritto del lavoro, le vedete? Quindi io proseguo su questo verso, quindi vado a realizzare il secondo anellino del mio motivo a 3 petali, diciamo, che sarà identico a questo, quindi composto da 4 nodi doppi, un picot, 4 nodi doppi, un picot, 4 nodi doppi, un picot, 4 nodi doppi e chiudo l'anello. Ripeto la sequenza e vado a montare i nodi. Ho montato la sequenza di nodi, come potete vedere, adesso vado a chiudere l'anellino. Tenete il modulo, l'elemento precedente, tenetelo fermo tra le dita, in questo modo, in modo che non si giri, perché adesso potrebbe ruotare ancora su se stesso perché è ancora libero. Una volta che voi andate a stringere il secondo anellino e schiacciate bene i nodi, dovete avere questa situazione. Quindi andiamo a mantenere gli elementi vicini, diciamo, in questo modo, li teniamo vicini con il dito e andiamo a fare un nodo nella parte superiore in questa maniera. Facendo il nodo così,
gli elementi non girano perché li teniamo fermi tra le dita e si trovano entrambi sul dritto del lavoro. Quindi come vedete questo già sarebbe un esempio di fiorellino a due petali, diciamo, foglia, fiorellino, quello che volete. Noi adesso andiamo a eseguire il terzo ed ultimo anellino con la stessa sequenza di nodi di prima e soprattutto senza voltare il lavoro. Quindi andiamo a eseguire 4 nodi doppi, un picot, 4 nodi doppi, un picot, 4 nodi doppi, un picot, 4 nodi doppi e chiudiamo ad anello. Anche questa sequenza di nodi è completata, vado a spingerli delicatamente verso il basso e chiudo ad anello. A questo punto ho ultimato gli elementi che vanno a comporre il mio anellino. Vedete? Ovviamente adesso sono un pochino, non sono perfettamente piatti perché andrò a creare delle tensioni con il giro successivo, quindi lo manterremo in forma con il giro successivo. Comunque per ottenere questi risultati con questi fiorellini, diciamo, che sono dati da una sequenza di anellini, è sufficiente andare a eseguire gli anellini senza mai voltare il lavoro. Arrivati a questo punto io devo chiudere il terzo anellino, però devo avere, siccome questo è il dritto del lavoro, devo avere l'accortezza di portarmi sul retro del lavoro. Questo è l'ultimo anellino che abbiamo eseguito, questo è il primo. Come vedete sono un pochino mobili. Per fissarlo e ancorarlo a quello iniziale, allora il filo, uno dei due fili è già sul retro del lavoro, quindi non ci interessa. Con un lago ci andiamo a infilare alla base, qui, alla base del primo anellino lavorato, in questo modo. Quindi ci infiliamo e portiamo, vedete ho infilato l'ago, e portiamo il filo sul retro del lavoro prima di fare i nodi di chiusura. I fili in questo modo sono tutti e due sul retro, vedete, 1 e 2. A questo punto posso andare a eseguire un nodo di chiusura passando 2 volte l'ago. Il fiorellino è completato. A questo punto la prima parte degli orecchini è finita. Non mi resta che tagliare i fili e nasconderli all'interno della lavorazione. Questa è la situazione in cui mi trovo dopo aver completato la prima parte. A questo punto devo andare a seguire la seconda parte che incornicerà questo piccolo fiorellino a 3 petali. Allora, come al solito io procedo infilando il filo sul lago. In questo caso lascerò una coda un po' più lunga, diciamo una sessantina di centimetri, perché dovrò andare a eseguire un numero maggiore di elementi. Quindi infilo il mio ago e lascio una codina un po' lunga. Allora, per prima cosa iniziamo la parte successiva andando a lavorare un anellino. L'anellino si dovrà andare ad attaccare alla lavorazione precedente in maniera più specifica ci dovremo andare ad attaccare a questo picot. Vedete questo picot, non so se è a fuoco, questo qui, questo e successivamente a questo, quindi lavoriamo un anellino in questa zona e questo anellino sarà così composto: 5 nodi doppi, un picot di legatura, 2 nodi doppi, un picot di legatura, 5 nodi doppi e chiudiamo ad anello. Vado ad eseguire 5 nodi doppi. Questo ve lo faccio vedere tutto perché così capite anche dove ci dobbiamo andare a attaccare. 3, 4 e 5. Andiamo a fare la legatura su questo picot, quindi in questo modo.
eseguiamo altri 2 nodi doppi, 1 e 2, andiamo a fare la seconda legatura per bloccare l'anello sul picot successivo, in questo modo, quindi il picot che troviamo sul petalo adiacente, sull'anellino adiacente, e andiamo a eseguire gli ultimi 5 nodi doppi del nostro anello, 1, 2, 3, 4 e 5. In questo modo, vedete, ci siamo attaccati alla lavorazione precedente e dobbiamo andare a chiudere l'anello. È il nostro primo elemento, quindi tiriamo la codina e andiamo a chiudere l'anellino. Appiattisco bene i nodi e questo è il risultato che ho a questo punto della lavorazione. Siccome l'elemento successivo che andremo a realizzare sarà un archetto, come vi ho mostrato nell'altro video, facciamo un nodo con rotazione e andiamo a formare un nodo di chiusura. Quindi a questo punto del lavoro, a questo punto della lavorazione, mi trovo sul rovescio del lavoro perché devo andare a eseguire un archetto. L'archetto sarà così composto, semplicemente 8 nodi doppi e chiudo ad arco. Ho montato gli 8 nodi doppi, tiro l'ago e chiudo il mio archetto. Siccome l'elemento successivo che andremo ad eseguire sarà un anellino, facciamo il solito nodo con rotazione, quindi incrocio i fili e torno sul dritto del lavoro. In questo modo. A questo punto ci troviamo in questa fase, dobbiamo andare a realizzare un anellino che verrà legato a questo picot qui, quindi un piccolo anello che si andrà a legare a questo picot. L'anello che dobbiamo eseguire avrà questa sequenza di nodi: 3 nodi doppi, un picot con legatura in questo picot, 3 nodi doppi e chiudo ad anello. Quindi vado a montare la mia sequenza di nodi. Mi vado ad attaccare sul picot, quindi vado a fare su questo picot, questo, vado a fare una legatura e eseguo altri 3 nodi doppi e a questo punto la mia piccola breve sequenza di nodi è ultimata, vado a chiudere ad anello. In questo modo schiaccio bene i nodi e questo è il risultato che ho ottenuto. Siccome l'elemento successivo sarà un piccolo archetto, vado a fare un nodo con rotazione e chiudo l'elemento e mi trovo sul rovescio del lavoro. A questo punto devo andare a eseguire un archetto così composto: 3 nodi doppi, un picot, 3 nodi doppi e chiudo ad archetto. Quindi semplicemente realizzo la sequenza. Questa è la sequenza di nodi, vado a chiudere l'archetto in maniera molto semplice. Quindi tiro bene i nodi, appiattisco tra le dita
e faccio un nodo con rotazione, perché l'elemento successivo sarà un anellino. A questo punto dobbiamo andare a realizzare un secondo anellino uguale a questo che abbiamo eseguito nel giro precedente e lo andremo ad attaccare nel medesimo picot al quale abbiamo legato questo qui. Realizziamo 3 nodi doppi, ci andiamo ad attaccare in questo picot, 3 nodi doppi e chiudiamo ad anello. Quindi ve lo faccio vedere senza accelerare. Ho realizzato 3 nodi doppi, mi vado a legare nell'anello, nel picot precedente, vado a realizzare altri 3 nodi doppi, quindi in questo modo, vedete, mi trovo legata, forse non lo potete vedere bene, però ho già fatto la legatura, tiro il filo e chiudo l'anellino. Adesso che chiudo l'anellino ve lo faccio vedere in maniera un pochino più precisa. Ecco qua, vedete? Un anellino, un archetto e un altro anellino uguale. A questo punto vado a realizzare un nodo di chiusura con rotazione, perché l'elemento successivo che andrò a lavorare sarà anche in questo caso un archetto. Quindi faccio il nodo con rotazione e mi porto sul retro del lavoro. In questo modo. A questo punto vado a eseguire un semplice archetto così composto, 8 nodi doppi e chiudo ad arco. Questa è la sequenza di nodi, tiro semplicemente e vado a realizzare il mio arco. In questo modo. Chiudo l'elemento con un nodo con rotazione e mi porto sul dritto del lavoro. Così. Faremo un anellino uguale al primo, un anellino uguale al primo che abbiamo eseguito, lo andremo ad attaccare a questo e a questo picot, quindi come in questo modo. Pertanto l'anellino che adesso andremo ad eseguire avrà questa sequenza di nodi: 5 nodi doppi, un picot con legatura, 2 nodi doppi, un picot con legatura, 5 nodi doppi e chiudo ad anello. Anche questo ve lo faccio vedere a velocità normale. 1, 2, 3, 4, 5 nodi doppi. Ho montato i 5 nodi doppi, mi vado a legare al primo picot, al picot più vicino che trovo, al primo picot in sequenza, in questo modo, vedete? Ho realizzato i primi 5 nodi doppi, il primo picot. A questo punto vado a montare 2 nodi doppi, mi vado ad attaccare al picot successivo in questo modo e vado ad ultimare l'anellino realizzando 5 nodi doppi. In questo modo, vedete? 5 nodi doppi, una legatura, 2 nodi doppi, una legatura e 5 nodi doppi e chiudo l'anello.
Dopo aver chiuso l'anellino, dal momento che l'elemento successivo che andremo a lavorare sarà un archetto uguale al precedente, perché la lavorazione d'ora in poi sarà uguale, avremo altri due lati uguali a questo che abbiamo appena fatto, andiamo a chiudere il nostro anellino con un nodo con rotazione, quindi ci portiamo sul retro del lavoro, in questo modo. Il nostro orecchino avrà una forma tendenzialmente triangolare, con i lati un pochino arrotondati. Nel caso voi utilizziate un filo molto sottile, avrete un piccolo modulo triangolare che potrà essere abbinato ad esempio ad una lavorazione a tessitura con perline, un'incastonatura, qualcosa del genere. Ci siamo portati sul retro del lavoro in questo modo, dobbiamo andare ad eseguire un archetto semplice composto da 8 nodi doppi. Quindi faccio 8 nodi doppi e chiudo ad arco. Ho montato i miei 8 nodi doppi, vado a chiudere semplicemente ad arco. A questo punto ho eseguito l'archetto, mi sono riportata sul dritto del lavoro e devo andare a realizzare questa parte della lavorazione, quindi quella composta da un anellino, un archetto e un altro anellino. I due anellini saranno anche in questo caso ancorati al picot che si trova sulla sommità dell'anello dell'elemento centrale. Quindi andiamo a realizzare il primo anellino così composto: 3 nodi doppi, una legatura in questo picot, 3 nodi doppi e chiudiamo ad anello. Ho montato 3 nodi doppi, un picot con legatura legato all'anello sottostante, 3 nodi doppi e chiudo ad anello, quindi tiro il filo. In questo modo si forma uno dei due piccoli anellini, lo vedete qui. Chiudo l'elemento facendo un nodo con rotazione. A questo punto devo andare a eseguire un archetto analogo a questo che avevo eseguito sull'altro lato, quindi andrò a fare 3 nodi doppi, un picot, 3 nodi doppi e chiudo ad arco. Vi ricordo che sono sul retro del lavoro. Ho eseguito la sequenza di nodi, vado a chiudere ad archetto e appiattisco bene i nodi tra le dita. Faccio un nodo con rotazione e mi porto sul dritto del lavoro, perché devo andare a eseguire un secondo anellino uguale a questo che sarà legato al medesimo picot, quindi qui, quindi un anello uguale legato a questo picot. Vado pertanto a montare questa sequenza di nodi: 3 nodi doppi, un picot con legatura, 3 nodi doppi e chiudo ad anello. Ho montato i 3 nodi doppi, la legatura e altri 3 nodi doppi e chiudo ad anello. Vedete? Ho eseguito un modulo, una parte identica a questa che avevo fatto già sull'altro lato, quindi a questo punto devo portarmi sul retro del lavoro e vado a fare un nodo con rotazione prima di eseguire l'archetto successivo che sarà uguale a questo. Faccio il nodo con rotazione e comincio a montare i nodi per l'archetto successivo. A differenza dell'archetto che ho eseguito nel giro precedente, quindi questo qui sul lato precedente, diciamo, su questo lato voglio andare a posizionare dei picot per consentirmi poi di appendere delle perline o delle decorazioni. Quindi io
li eseguo perché voglio andare a decorare l'orecchino. Se volete potete anche ometterli e fare un archetto uguale a quello precedente. In questo caso, siccome io voglio creare questi punti di ancoraggio, vado ad eseguire non più un archetto come quello precedente, quindi semplicemente composto da 8 nodi doppi, bensì andrò a eseguire 5 nodi doppi, un picot, 3 nodi doppi e chiudo ad arco. Ho montato la sequenza di nodi, sono 5 nodi doppi, un picot, 3 nodi doppi e chiudo il mio archetto, semplicemente. Siccome l'elemento successivo sarà l'ultimo anello uguale a questo, devo andare a fare un nodo con rotazione e riportarmi sul dritto del lavoro. Faccio il nodo con rotazione e sono tornata sul dritto del lavoro, sul davanti del lavoro, in questo modo. A questo punto devo andare a realizzare un anello uguale a questo qui, quindi andrò a montare questa sequenza di nodi: 5 nodi doppi, una legatura in questo picot, 2 nodi doppi, una legatura in quest'altro picot, 5 nodi doppi e chiudo ad anello. Ho montato la sequenza di nodi: 5 nodi doppi, una legatura, 2 nodi doppi, una legatura e 5 nodi doppi, e a questo punto vado a chiudere ad anello. Vado a fare un nodo con rotazione perché devo andare a realizzare un archetto, quindi faccio un nodo, sistemo i nodi, faccio un nodo con rotazione e mi porto sul retro del lavoro, in questo modo. L'elemento successivo che vado a realizzare sarà un archetto così composto. Ripeto, in questo caso io ho messo un picot per poter appendere delle perline, però se volete omettete il picot e fate un archetto uguale a quelli che avete lavorato nei giri precedenti. Nel mio caso andrò a eseguire 3 nodi doppi, un picot, 5 nodi doppi e chiudo ad arco. Ho eseguito l'archetto, come potete vedere, appiattisco bene i nodi e vado a chiudere con un nodo ruotato, in questo modo. Quindi, come vedete, sulla parte inferiore dell'orecchino, io sono andata, questa è la parte superiore, questa è la parte inferiore, io sono andata a prevedere, a predisporre questi punti di ancoraggio che potrò utilizzare, questo e questo picot, che potrò utilizzare per attaccare delle decorazioni. Potrò utilizzare anche questi, quindi magari posso aggiungere delle perline, lo vedrò poi in fase di decorazione. A questo punto devo andare a realizzare l'ultimo di questi gruppi di elementi, quindi dovrò andare a realizzare sul picot dell'anellino un anellino, un archetto e un altro anellino. Quindi, come al solito, andrò a fare un anellino così composto: 3 nodi doppi, una legatura su questo picot, 3 nodi doppi e chiudo ad anello. Vedete la sequenza? 3 nodi doppi, una legatura, 3 nodi doppi. A questo punto chiudo l'anellino. Dopo aver chiuso l'anellino e appiattito bene i nodi, siccome dovrò andare a eseguire un archetto, faccio un nodo con rotazione e mi porto sul rovescio del lavoro. L'archetto successivo che io andrò a eseguire sarà uguale a questo qui e sarà così composto: 3 nodi doppi, un picot, 3 nodi doppi e chiudo ad arco. Vedete? Ho eseguito la sequenza, vado a chiudere ad archetto. Adesso vado a ultimare questo gruppo facendo un nodo con rotazione, come al solito. Mi porto sul davanti del lavoro
e vado a eseguire un altro anellino attaccato a questo picot. Quindi un anellino composto da 3 nodi doppi, una legatura in questo picot, 3 nodi doppi e chiudo l'anello appunto. Ho eseguito la sequenza di nodi del mio anellino, quindi 3 nodi doppi, una legatura nel picot sottostante e 3 nodi doppi, e vado a chiudere l'anello. Adesso, siccome l'elemento successivo sarà l'ultimo archetto della lavorazione, vado a fare un nodo con rotazione e vado ad eseguire l'ultimo archetto della lavorazione. L'ultimo archetto della lavorazione sarà un archetto semplice composto da 8 nodi doppi, quindi vado a montare sul lago 8 nodi doppi e chiudo ad arco. Ho montato 8 nodi doppi, a questo punto tiro semplicemente l'ago e chiudo il mio archetto facendo un nodo con rotazione e mi riporto sul dritto del lavoro. L'orecchino è praticamente ultimato, a questo punto non mi resta che andarmi ad attaccare alla base del primo anello che ho lavorato, quindi infilo l'ago in questo punto, ve lo mostro bene, è la base dell'anellino, del primo anellino che ho lavorato, infilo l'ago e vado a realizzare un nodo doppio di chiusura, quindi passo 2 volte l'ago nel mio cappio. A questo punto non mi resta che tagliare i fili e nasconderli all'interno dei nodi. Una volta ultimato l'orecchino, applicata la monachella e le decorazioni, che in questo caso io ho eseguito semplicemente attaccando con dei chiodini delle perline verde salvia, questo è il risultato che otteniamo. Come vedete non è difficile realizzare questo modello di orecchini e il risultato secondo me è molto gradevole, con questa forma a pallina che, come vi ho già detto, mi ricorda un pochino la mimosa. Io come al solito spero che il mio video vi sia utile, in caso di dubbi non esitate a contattarmi e lasciate un commento, un mi piace e iscrivetevi al canale. Rinnovo ancora i miei auguri di un buon 8 marzo a tutte le donne che mi seguono e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!